Fabio, però ti faccio una domanda. Se un cliente ti portasse queste due chitarre senza dirti il prezzo, che cosa gli diresti? Senza parole. Siamo nel laboratorio del mio lutaio Fabio Cotta e la sua risposta la sentirete solo alla fine del video. Prima dovete guadagnarvela. Ho speso 2200 euro per modificare quella Squier cinese prima serie e molti nei commenti mi hanno dato del pazzo. Oggi scopriamo se questa pazzia può battere una Fender Custom Shop da 4400 euro in un test senza pietà e vi metto alla prova per capire se quello che paghiamo è il suono o il logo sulla paletta. Allora, ho portato la mia Fender Custom, la mia Squier Custom e vediamo Fabio se riesce a superare il test. Ma tenetevi forte perché c'è un test in cui le due chitarre suonano così simili che anche Fabio Cotta ha avuto un momento di esitazione. Vi basta? Ragazzi, guardate chi c'è. Vedo che c'è il nostro amico. Sì. Buongiorno. Buongiorno. Pronto per il test? Prontissimo. Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e nel video precedente ho modificato pesantemente quella Squier Classic Vibe 60 del 2016. Se non l'avete visto, guardatelo dopo questo test, anche perché gli spiego esattamente perché ho scelto ogni singolo componente. Trovo il link al video e ai componenti in descrizione. Vi anticipo solo che suona meglio della mia Fender American Standard del 2012 con pickup FET 50 che ho venduto qualche giorno fa. Per cui il confronto con la mia Fender Jeff Beck Custom non è una sfida impossibile o una provocazione. Anzi, oggi ragazzi non guardate solo un test, ma scoprite esattamente dove finisce il valore di un marchio e dove inizia quello dei singoli componenti. E chissà, magari senza pagare per il logo sulla paletta. Per non influenzarvi comunque ho preso la mia Telecaster. Partiamo dalla sfidante, la Squier. Qua abbiamo la nostra Squier Classic Vibe del 2016. Anche questa ha praticamente il corpo in alder, manico in acero e tastiera che dovrebbe essere palissandro, l'avevamo detto pure in un precedente video, avevamo fatto un confronto con una tastiera grezza. La raggiatura è 9,5 come l'altra, però come numero di tasti ne abbiamo 21. I pick up sono dei Lollar per questi due blonde, e mentre invece al ponte abbiamo uno special. Per quanto riguarda i blonde hanno un alnico 2, mentre invece lo special ha un alnico 5. Poi come circuito sempre Lollar è stato montato un blender, e come ponte abbiamo il famoso MyTrem, capotasto in osso e meccaniche autobloccanti della Gotoh. Nei commenti al video precedente metà di voi ha scritto che spendere 2200 euro su una Squier è roba da matti. L'altra metà invece dice che i legni non contano nulla e che i componenti fanno tutto. Prima di andare avanti però siate onesti. Secondo voi qual è il limite massimo da spendere per modificare una chitarra economica prima che diventi una pazzia? Scrivetemi la vostra cifra nei commenti. E vediamo questa Squier contro chi si scontra. Allora, qua abbiamo una Strato Custom Shop modello Jeff Beck, corpo in ontano, il manico è in acero e la tastiera è in palissandro. 9,5, ponte è un ponte a due piloni con sellette in acciaio, c'è un roller nut al capotasto e vabbè, poi la possibilità, questa è stata fatta una modifica, è stato sostituito il pick up al ponte, è stato inserito un Seymour Duncan splittabile, mentre gli altri due sono i Fender noiseless. Invece per quanto riguarda le meccaniche sono delle Sperzel autobloccanti. Ragazzi, qui la sfida non è il prezzo ma la filosofia. Pick up vintage contro pick up moderni, un ponte svizzero super tecnologico contro il classico tremolo americano che usiamo da decenni. Approssimativa però. Quanto stiamo? 3 kg, vedi un po' pare 2,50 circa. Allora, vedi questa? 3 kg 5 e passa. Pesate più. Molto di più. Prima di partire con il test faccio però una promessa, userò il mio ampli Lombardi LC8 il giallino, microfonato con uno Shure, ed entrambe le chitarre avranno gli stessi settaggi, lo stesso plettro, le stesse corde. Il test ragazzi è alla cieca, sentirete 6 prove e alla fine di ogni round dovete scrivere quale delle due è la Squier, basta mettere A o B. Se indovinate ragazzi siete dei fenomeni, avete un grandissimo orecchio, se sbagliate avrete imparato qualcosa che nessun rappresentante Fender vi dirà mai.
Iniziamo! Ragazzi, mettiamo le cuffie professionali a Fabio e iniziamo il test senza sapere quale chitarra sia la A o la B. E per gli abbonati al mio club della chitarra ho pronto un video extra dove faccio vedere in chiaro tutti i 6 test con le 2 chitarre. Pensa se sbaglio. Che figura. Che figura. Tanto c'è da dire che sono molto simili. Mi azzardo, Vai. La seconda è la Squier. B. Squier. Test 2 ho suonato con la posizione 4, quindi con il pick up al manico, il pick up centrale, un pezzo famosissimo, Little Wing di Jimi Hendrix, l'introduzione che è proprio strato, ok? Vai. Uguale. La seconda è la Squier, secondo me. Poi vedremo. Ragazzi, test numero 3, pick up nella combinazione centrale e ponte, quindi seconda posizione, ritmica funk. Bella lotta, Io le chitarre non le ho sentite oggi. certo. Io non l'ho manco sentite. Vado certo. a memoria storica. Dai, direi che la prima è la Squier. Quindi Ragazzi, test numero 4, pick up al ponte clean. posso riascoltare? Sì. La prima, speriamo bene. Prima la Squier. La prima è la Squier. Ragazzi, test 5, sempre il pick up al ponte, però questa volta con un overdrive.
Qua è più difficile. La prima, dai, la prima. La Pure prima. Qua io direi... E ora ragazzi, il test finale, quello dove andiamo a usare il pick up centrale, suono arpeggiato, e alla fine c'è anche il tremolo. Io direi B Esquire. Pensa se sbaglio. Giustificati. Sì, allora, ancora non so i risultati, però quello che voglio dire è che io le chitarre adesso non le ho provate, oggi non le ho provate. Diciamo che i suoni li conosco perché insomma sono chitarre già suonate, però oggi non ho fatto nessun test prima, ecco, quindi questo a mia discolpa. Ok, va bene. Abbiamo 3B e 3A per Fabio. Voi intanto scrivete nel commento qual è per voi la Squier. Ragazzi, ma se il video vi sta piacendo, prendete un test e fatelo sul pulsante mi piace e doppio mi piace e non azzardatevi a iscrivervi a questo canale, non vi voglio. Sappiate però che solo a 100.000 iscritti vi dirò perché non dovete iscrivervi al canale, mai. E ragazzi, il rullo di tamburi, in tutti i 6 round la Squier è stata sempre la A. E la custom è la B. Quindi non azzeccate solo... Ne ha beccate 3 su 3. 3 su 6. Sono pochi. Cioè, So pochi. Avrei voluto azzeccarne di più, sinceramente. E questo però ci fa riflettere perché a volte paghiamo il logo sulla paletta. Sono senza parole. Senza parole. Poi ricordo a Fabio la domanda che gli avevo fatto all'inizio, prima ancora di fare il test, e sono sicuro che ora che le ha sentite entrambe in questo test alla cieca, la risposta potrebbe essere diversa da quella che avrebbe dato all'inizio. Diciamo che le chitarre vanno sempre valutate, insomma, prima di dare un giudizio a partire dal marchio, io direi che comunque le chitarre vanno prese, suonate e quindi analizzate, dopodiché si può dare un giudizio. Insomma, abbiamo scoperto nel tempo che molte chitarre economiche tipo le Squier poi effettivamente sono fatte abbastanza bene, alcuni modelli, chiaramente parliamo di pochi modelli specifici che però insomma rispondono molto bene, per cui stiamo attenti a come spendiamo i soldi, ecco. Questo ragazzi non è un verdetto sul suono, è una distinzione tra due tipi di valore. Dietro una custom shop c'è un master builder come Fabio Cotta che ha passato anni a capire come i legni lavorano insieme, come risponde un certo pick up, e quello che compri è proprio quel tempo, quella competenza, quella garanzia che ogni problema sia già stato risolto prima che la chitarra uscisse dalla casa. Non paghi quindi solo lo strumento, paghi anche la certezza e la rivendibilità. La Squier modificata invece arriva allo stesso posto ma attraverso un percorso diverso. Quel lavoro l'hai fatto tu, un componente alla volta, e dipende da quanto vale per te il percorso per arrivarci. Ragazzi, se avete sentito la Squier reggere su un pezzo come Little Wing, costruito esattamente intorno al suono di una Stratocaster americana, la domanda non è più quanto vale il logo, la domanda diventa cosa stavate comprando esattamente quando compravate quel marchio. Quindi sono pazzo di aver speso 2200 euro su quella Squier cinese? Probabilmente sì, ma il messaggio che volevo darvi in questo video è semplice: non comprate il marketing, comprate i componenti che servono al vostro suono. Se sapete sceglierli, la marca sulla palletta diventa l'ultima delle vostre preoccupazioni. Ma attenzione ragazzi, prima di fare questo esperimento sono partito da una chitarra comoda, non così comoda come la Jeff Beck Custom, ma sicuramente comoda quanto l'American Standard, che ho dato via, se non di più. Per quanto riguarda la Squier è una base buona in questo caso, e a questo punto si può prendere in considerazione di fare delle modifiche più o meno estreme. Ecco, diciamo che in questo caso è stato montato questo ponte particolare che veramente insomma è pure impegnativo da un punto di vista economico, però se uno vuole fare una modifica anche valida, diciamo, si può spendere molto meno, ecco. Se volete vedere come abbiamo montato questa Squier pezzo per pezzo e come abbiamo risolto ogni problema che si è presentato sul banco di lavoro, il video è qui sotto. Se invece questo test vi ha fatto capire che il vostro orecchio sente più di quanto pensavate, ma non sapete adesso ancora su cosa concentrarvi, la mia mappa in 9 livelli è in descrizione, vi dice a che punto siete nel vostro percorso e quali sono i componenti e gli esercizi che ha senso affrontare in questo momento, non
quelli che servono a chi è 3 livelli avanti a voi. E per gli abbonati al mio club della chitarra ho pronto un video extra dove vi faccio vedere in chiaro tutti i 6 test con le 2 chitarre. Se vuoi accedere poi anche all'archivio di tutte le mie tab migliori, basta cliccare il pulsante abbonati qui sotto e fatemi sapere cosa ne pensate di questo test. Noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Ciao ragazzi, buona musica! Sì, perché poi alla fine questa 2002 e questa 4004, quindi è il doppio. È vero che c'è una custom shop anche a livello di prestigio, però se uno si vuole risparmiare esattamente il 50% potrebbe andare tranquillamente su un modello tipo questo. Esatto.